Bentornati sul canale, riprendiamo questa seconda parte come continuazione del video precedente dove avevamo creato degli item che servivano per memorizzare l'ultima data e ora, l'ultimo timestamp di aggiornamento dei dati pubblicati su un canale. Questo l'abbiamo fatto tramite l'utilizzo molto comodo dei profili di OpenHub. Andremo adesso a vedere come questi dati vengono memorizzati su InfluxDB e come li vogliamo gestire. E poi, come ultima cosa, agganceremo questi item al modello semantico di OpenHub per far sì che vengano fuori nella main UI, cioè nella interfaccia grafica generata in automatico da OpenHub, proprio seguendo la modellazione semantica. Ovviamente questa informazione di questi item viene memorizzata anche su InfluxDB. Verrà quindi creata una tabella per ogni item che andrò a creare. Andiamo a vedere, quindi andiamo sul nostro portainer, ci loghiamo su InfluxDB e andiamo a vedere le nostre tabelle. Ok, come vedete mi sono state create le due tabelle relative ai due item, quindi proviamo a fare una query su una di queste e questi sono tutti gli aggiornamenti che vengono fatti. Il valore è il Unix timestamp che poi andrebbe convertito nel caso si volesse vedere. Io adesso andrei a fare la stessa cosa che ho fatto per gli altri item, e cioè andrei a creare un'unica tabella che mi contiene gli ultimi timestamp. Lo lascerò nella retention policy day, tanto a me interessa principalmente l'ultimo valore per ogni item, quindi non devo storicizzare il dato. Quindi per fare questo torniamo su OpenHub e dobbiamo andare ad aggiungere un custom metadata chiamato InfluxDB. Magari mi vado a copiare la struttura che avevo creato sugli item, ad esempio di temperatura. E me lo vado ad aggiungere anche sul mio nuovo item. E non mettiamo nulla perché tanto ci interessa il nome dell'item. Facciamo la stessa cosa per il TS dell'umidità. Ok, andiamo a vedere su InfluxDB. Adesso dobbiamo aspettare un piccolo aggiornamento. Ho scritto male, comunque ha funzionato. A questo punto poi droppiamo anche le tabelle dell'item. Ok, ricontrolliamo le nostre tabelle e andiamo a vedere cosa c'è su ultimo aggiornamento. Possiamo fare ancora un passaggio per visualizzare queste informazioni anche diciamo, nella grafica principale, quindi nell'interfaccia principale di OpenHub, che è la main UI, perché al momento non si vedono da nessuna parte queste informazioni perché non le abbiamo agganciate al modello semantico. Per agganciarle al modello semantico possiamo andare a prendere il nostro gruppo che le contiene, modificarlo e dargli una classe semantica, ad esempio di misura, e come proprietà possiamo dargli un timestamp. A questo punto, se salviamo e torniamo sulla nostra pagina principale, nella sezione properties vediamo i timestamp dove c'è il nostro gruppo TS. Se clicco vedo le informazioni. Volendo, al posto di mettere il gruppo avrei potuto mettere i singoli elementi con la classe semantica in modo da vederli qua, che potrebbe effettivamente essere meglio. Quindi se io torniamo qua, certo è un lavoro che bisogna fare un po' su tutti, quindi da qua la rimuovo, poi vado nel singolo e lo aggiungo.
Torno sulla home page, vado su Properties, Timestamp e me li ritrovo lì. Bene, con questo ultimo step posso per adesso ritenere conclusa la migrazione del Sonoff Basic 01 e adesso andrò a fare tutte queste operazioni per tutti i Sonoff Basic che ho su OpenHub 2. Magari poi faccio un video di riepilogo e vi faccio vedere un po' tutti i Sonoff migrati. Poi successivamente andremo a fare di nuovo un video di dettaglio per altre tipologie di dispositivi come il Sonoff 4 canali, le schedine ISP8266 che ho in giro e altri dispositivi.